Ciao a tutti, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'interattivo dedicato all'amore nel periodo estivo, dal 21 giugno al 20 settembre. Vi ricordo che se volete conoscere il significato delle carte dei tarocchi che usciranno nella vostra stesa, potete cliccare in alto a destra e troverete la playlist del viaggio straordinario alla scoperta dei tarocchi. Inoltre, se volete conoscere anche i mazzi che andrò ad utilizzare, in descrizione trovate i link per vedere le video recensioni. Adesso questo è il momento della scelta, quindi vi chiedo di fare un bel respiro, di concentrarvi su di voi, sulla vostra situazione sentimentale e quindi poi scegliere tra il primo gruppo con l'agata blu, il secondo gruppo con il diaspro rosso oppure il terzo gruppo con l'ametista. Se vi sentite attratti da più pietre e quindi più letture, magari vi consiglio comunque di ascoltarle perché ci potrebbe essere un messaggio speciale per voi. Adesso, dopo la vostra scelta, prendetevi tutto il tempo per farlo, ci vediamo per ogni singola lettura. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la prima lettura contrassegnata dall'agata blu. Possiamo mettere qui la nostra pietra, le nostre sibille sono pronte, la sibilla del cuore. Per chi si trova per la prima volta a vedere questo video, andremo ad analizzare un po' tutta l'estate, andandola a dividere più o meno in 3 sezioni, in 3 parti, più o meno anche da darvi l'indicazione dei tempi. Partiamo proprio anche con volta per volta a scoprire le nostre sibille per avere un'indicazione principale e dominante, e ovviamente poi con i tarocchi andiamo a scoprire e a sondare e capire qualche messaggio in più per voi. Allora, partiamo proprio con il primo periodo, dove troviamo la carta numero 13. Si riferisce alla bara. Effettivamente capisco magari che chi si trova a vedere questa prima carta potrebbe un attimino spaventarsi, però in realtà questa vuol dire la fine di un ciclo, un qualcosa che si sta concludendo nel bene o nel male, e in realtà potrebbe andare ad intercettare una relazione conclusa, un distacco, una perdita, oppure una situazione di cambiamento molto forte in una relazione attuale, quindi in via di sviluppo. Altre indicazioni possono indicare la mancanza, l'assenza e quindi un momento che è difficile da sostenere per voi a livello emotivo, dove sentite molto molto dominante l'assenza di qualcuno del passato, oppure effettivamente l'assenza di una persona che vi dia stabilità, che magari appunto volete finalmente amare e quindi stabilire un percorso insieme. Un'altra indicazione potrebbe essere che c'è ancora una ferita profonda che vi portate dal passato, e infatti anche uno dei significati di questa carta è proprio tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che è passato e che ormai in teoria dovrebbe essere passato, però in qualche modo risuona ed è presente nella vostra vita. Queste sono le indicazioni generiche che secondo me vi possono anche aiutare a capire più o meno il momento attuale, quindi la fase iniziale di questo periodo estivo, e però ovviamente vi ricordo che adesso con i tarocchi andiamo a trovare
qualche ulteriore specifica, abbiamo il Re di Spade. Questa carta è un po' particolare perché, può indicare ulteriormente, diciamo una persona del passato, quindi una conclusione o un qualcosa che non procede per il verso giusto e quindi a causa di questa persona potrebbe esserci viva, bella attiva questa ferita. Come ovviamente dico, diciamo tutte le volte, è vero che può rappresentare, un'altra persona, essendo una carta di corte, ma può anche rappresentare una specie di consiglio da parte dei tarocchi per voi, e cioè di mettersi in questa modalità per far sì che ci possa essere finalmente una fase di distacco e di conseguente rinascita e guarigione. Ovviamente ripeto che essendo una stesura generica dipende sempre da quello che state vivendo. Questo periodo difficile potrebbe essere anche momentaneo, passeggero, nel senso di un distacco, di un allontanamento per un chiarimento personale, per riflessione e poi insomma chissà la cosa potrebbe riprendersi successivamente, però è proprio per questo che cerchiamo di capire effettivamente in base a questa lettura che cosa aspettarvi. Di solito, è vero, queste carte non lasciano tanto spazio al momento a ritorni e a miglioramenti, quindi mi viene purtroppo da dire che secondo queste carte anche il 3 di pentacoli e il 3 di spade, se riuscite a vedere bene anche questa carta, come vi dicevo purtroppo non lasciano spazio a, cose positive, almeno per il momento. Cioè se già, sapete effettivamente di attraversare questo momento difficile, è arrivata l'occasione giusta per guarire le vostre ferite, di darvi la possibilità magari anche di farvi aiutare, di trovare collaborazione e sostegno da parte di qualcuno, oppure essere voi stessi a, cogliere questo momento per avviare questa fase di guarigione e lasciare andare il passato. Adesso andiamo a vedere, diciamo la seconda fase dell'estate dove troviamo la carta riposo. Molto particolare secondo me ci sta anche come fase conseguente, e cioè, di pausa, di riflessione, di calma, chiarezza, di comprensione di tante cose, quindi anche dentro di voi si possono chiarire alcune cose. Parla di fase di guarigione, di recupero, a livello emotivo, interiore. In realtà può anche indicare una fase di distacco, anche a livello fisico, fare una vacanza, fare un qualcosa che possa alleggerire e farvi stare, meglio. Inoltre, visto che il significato della carta stessa indicando, la pausa di riflessione può indicare la pacificazione, e cioè anche, un possibile eventuale, chiarimento, quindi possibilità di risentire, una persona del passato o una persona con la quale, sono successe queste difficoltà o queste cose, negative. Altrimenti potrebbe finalmente indicare, come vi dicevo, questa fase di netta guarigione, e quindi di miglioramento per voi stessi. Come andrà a verificarsi, quindi a trovare anche altre indicazioni? C'è il 7 di spade. Questo effettivamente, ha a che fare con la distrazione, la via di fuga in senso positivo, cercare il più possibile, secondo me questo è un indizio anche per aiutarvi in qualche modo a fare un passo in avanti verso questa guarigione, soprattutto per quelle persone che, sono molto sensibili e quindi hanno sofferto tanto, in passato e nella situazione precedente, e allora quindi ecco questa nuova fase, in qualche modo di andarvi a prendere
i vostri spazi, di fare questo passo in avanti. Ricordo che in base alle carte che sono uscite, in realtà possono anche riguardare finalmente la conclusione di un periodo difficile, che magari non c'è stato nulla di interessante, forse neanche una conoscenza stimolante, oppure se c'è stata magari non è andata positivamente. Quindi in qualsiasi circostanza, come vi sto dicendo, di sicuro abbiamo questa fase di conclusione, di guarigione, di rigenerazione. Troviamo anche questo 9 di bastoni che parla di avere un po' e di far scattare in noi quel senso di difesa, di protezione dal abbiamo detto, da quello che avete passato, ma non solo, forse non vi sentite pronti ad affrontare nuove situazioni e nuove cose. Cioè ci sta se avete passato tutte queste situazioni difficili, ci sta da un lato perché forse il vostro intuito, il vostro istinto vi sta dicendo che dovete prima risolvere alcune questioni importanti per poi prepararvi meglio a questa nuova fase. E infatti, essendoci la carta degli amanti, può voler dire un incontro importante, decisivo, un qualcosa che potrebbe essere veramente bello per voi e andare a sancire definitivamente la conclusione di questo periodo e appunto quello successivo. Andiamo a vedere l'ultima carta, così possiamo avere tutto il quadro completo. Troviamo questa carta del nemico. Allora, in un certo senso non deve spaventare, perché vi ricordo che essendo una stesura generica, ha vari significati. Il nemico in senso lato può parlare di una situazione difficile, di una situazione complessa, possono esserci varie cose, nel senso che una nuova conoscenza o un nuovo interesse, magari potreste essere distanti e quindi vivere in paesi e città lontane, oppure l'altra persona potrebbe essere impegnata in una relazione non soddisfacente o che si sta per concludere, oppure esserci comunque delle difficoltà di altro genere. Questo è giusto per farvi capire che in realtà è vero, c'è qualcosa di bello e di positivo che però vicissitudini e cose esterne, lavorative, impedimenti di vario genere potrebbe un attimino nella fase iniziale andare a ostacolare questo nuovo inizio. In base alle cose che adesso troveremo anche grazie ai tarocchi possiamo cercare proprio di capire effettivamente. Altri significati di questa carta potrebbe riguardare una persona o anche più persone, potreste fare più conoscenze e quindi cercare di capire, intercettare subito, grazie al vostro intuito, se vi trovate in una situazione positiva o negativa. Magari intercettare se la persona può fare al caso vostro, perché magari come vi ho detto potrebbe essere impegnata, potrebbe essere magari non totalmente sincera nei vostri confronti, però vediamo un po' cosa vogliono dirvi. C'è il 10 di spade. Effettivamente questa carta non solo indica, come vi dicevo, proprio la fase conclusiva di una sofferenza, di un dolore, di quello che potrebbe essere anche una delusione passata o a livello attuale, quindi mi collego effettivamente a quel nuovo inizio che per vari aspetti potrebbe essere ostacolato, ma proprio per questo arriva l'otto di denari che ci aiuta a capire che delle soluzioni sono possibili e che quindi non ci si deve lasciare scoraggiare e cercare subito di intercettare, di verificare, di essere molto aperti, molto sinceri per trovare subito queste soluzioni. E poi infine troviamo la regina di spade. Questa ci consiglia comunque di ascoltare
non solo il nostro intuito, però di essere molto lucidi. È vero che nelle questioni sentimentali la lucidità potrebbe, vacillare, però, magari il fatto di verificare, di vedere, di sondare se un qualcosa può fare al caso vostro, se ci sono già delle cose un po' troppo complesse, questo è il momento giusto per, magari non perdere tempo, non lasciarvi trascinare dalle, emozioni e quindi poi avere una delusione, oppure mettervi subito in moto per cercare, come vi dicevo, di risolvere qualsiasi situazione sia in corso che, come ho detto in senso generico, non posso soffermarmi in tutti i significati. Voi lo capirete perché ognuno di noi poi vive una propria situazione. Vi ho dato giusto degli spunti per intercettare che cosa potrebbe accadere e in che situazione potreste trovarvi e allora le cose si possono risolvere. Questo ovviamente abbiamo capito che la fase dell'estate parte da una fase di conclusione e quindi di rigenerazione e di ritrovare finalmente qualcosa di bello e di positivo per voi, però ovviamente, le carte comunque mettono in guardia su possibili situazioni che alcune possono essere risolte immediatamente nel bene o nel male. Quindi sia intercettare subito una persona che non fa al caso vostro, quindi lasciare andare e mettersi e aprirsi a nuove situazioni senza perdere altro tempo, oppure cercare subito di risolvere. Si conclude qui questa lettura, se avete scelto anche altre ci vediamo nelle prossime letture. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la seconda lettura contrassegnata dal diasporo rosso, possiamo metterlo qui, mettere qui la nostra pietra e procedere proprio con la nostra lettura. Sistemiamo qui le nostre sibille per chi si dovesse trovare per la prima volta a vedere questo video, andremo ad analizzare l'estate e a dividere più o meno in tre parti, così potete avere una visione completa di tutto il periodo. Poi con i tarocchi, quindi abbiamo le nostre sibille che gireremo poco per volta e poi con i tarocchi andremo a decifrare un qualcosa di più specifico. Ovviamente ricordo che sono stesure generiche che più che altro hanno il compito di far riflettere, di capire anche che cosa si sta vivendo, che cosa insomma si desidera per il prossimo futuro, ovviamente in ambito sentimentale. E vediamo la vostra prima sibilla che ci parla di ostinazione, ovviamente è il titolo di questa carta e le indicazioni che porta con sé, parla di un momento, di una fase iniziale che potrebbe essere un po' complessa e difficile per certi aspetti. In che senso? L'ostinazione spesso ha a che fare con un qualcosa che non vogliamo lasciare andare, un qualcosa che facciamo fatica a capire e comprendere, magari stiamo insistendo, su qualcosa, abbiamo un'idea fissa che non riusciamo a lasciare andare, oppure in genere avere sfiducia per vicissitudini varie, per delusioni che avete subito in passato oppure anche ultimamente e quindi questo è vero, potrebbe essere un pensiero non positivo, quindi sfiducia. Idea fissa potrebbe riguardare anche magari, se avete un interesse, oppure se vi siete appena lasciati con diciamo con una persona, oppure, con una frequentazione che non sta andando per il verso giusto, quindi si sta portando avanti un qualcosa in modo
troppo forzato e allora quando si forzano le cose ovviamente c'è insoddisfazione, c'è qualcosa che non va. Come vi dicevo, questo può riguardare sia una relazione in via di sviluppo, oppure anche, come vi dicevo, un senso lato di sfiducia in questo ambito e soprattutto in questo momento. Adesso andiamo a vedere le indicazioni dei tarocchi dove troviamo l'8 di denari. In realtà questa carta parla di una fase di maggior comprensione e quindi di elaborazione. Se c'è effettivamente una relazione in corso, una conoscenza, allora magari, avvertite già qualcosa a livello intuitivo, però, vi state dando l'opportunità di procedere in questo modo. Però ovviamente il rischio è questa carta qui, quindi cercate di capire cosa sta accadendo. Cioè il fatto di darsi l'opportunità assolutamente sì, il fatto di, trascinare un qualcosa che magari dentro di voi già sapete che non sta funzionando e non può andare, allora questo già può essere un campanello d'allarme. Per altre situazioni l'8 di denari può voler dire che in qualche modo ci si sta impegnando, si sta facendo qualcosa per uscire da questa situazione qualsiasi appunto state vivendo. E l'asso di coppe, perfetta proprio per questo ambito, perché è legata proprio all'interiorità, all'emotività, ai sentimenti, le emozioni in genere e ha il significato di nascita e di rinascita dell'amore, della passione, di un sentimento, di un coinvolgimento emotivo, quindi in realtà potrebbe esserci qualche novità in questo senso. Vuol dire, adesso andiamo a vedere anche l'altra carta così riusciamo ad avere il quadro completo della prima fase di questa estate, vuol dire che effettivamente magari questa potrebbe rintracciare un messaggio, una fase iniziale dove può essere molto giusta per voi, adatta, e cioè farvi riflettere infatti tutte le cose che ho detto prima, e cioè che si può riattivare una fase di guarigione, di pulizia, di lavorarci su, di impegnarsi proprio per lasciare andare definitivamente alcune cose del passato e questo funzionerà perfettamente perché vi metterete di nuovo nelle condizioni di portare novità in questo ambito. Se invece c'è già un qualcosa in corso, una conoscenza, una specie di interesse, è qui che dovete valutare effettivamente che cosa vi vuole dire, cioè ascoltate il vostro intuito, è il caso di lasciare andare, di seguire un nuovo percorso, di rimettersi in gioco con nuove conoscenze, nuove situazioni. Se non c'è proprio nessuno, magari questa può riferirsi al fatto di eccessiva chiusura e quindi ci si sta ostinando a fare delle cose sempre più o meno nello stesso modo e allora ecco che si devono fare dei cambiamenti alla propria routine. La ruota ci dice proprio questo: se non troviamo delle opportunità giuste, dobbiamo muovere noi questa ruota e crearci delle opportunità. E cioè se state frequentando gli stessi posti e non ottenete risultati, non conoscete nessuno di nuovo, forse la ruota vuole dirvi che è il caso di fare dei cambiamenti, quindi di spostarvi, di fare qualcosa di diverso dal solito per aprirvi a nuove possibilità. E infatti qui ci possono assolutamente essere. Direi che come inizio è abbastanza positivo e adesso andiamo a vedere l'altra carta e anche questa molto positiva perché parla di speranza. La speranza indica un momento felice, quindi un periodo che può essere, positivo, bello per voi riguardo alla socialità, magari a nuove conoscenze, amicizie. Come vi dicevo, proprio fare un qualcosa di diverso dal solito vi metterà proprio in queste condizioni, non solo per voi stessi, di ritrovare la fiducia in voi, la serenità, la pace, qualcosa di bello, di felice per voi, oppure anche può riguardare
una fase in cui si ha l'opportunità non solo di ritrovare la fiducia in se stessi, però in qualcosa o in qualcuno. Mi viene in mente appunto dalla una situazione che potrebbe essere precedente e che c'era, come avevo detto, proprio sfiducia totale nei sentimenti, nell'amore in genere, allora qui c'è una rivalutazione, un nuovo slancio, una nuova energia, una svolta decisiva che appunto l'abbiamo già vista prima, che andrà a consolidarsi in questo periodo. E adesso andiamo a vedere ulteriori indicazioni, perché qui troviamo un re di coppe. Allora, essendo una stesa generica, lo dico effettivamente, quando esce una carta di corte assume un significato non riguardo al re in questo caso, perché ovviamente potrebbe essere anche donna, quindi uomo-donna, dipende giustamente dalla propria inclinazione sessuale. E di sicuro si può parlare di una persona che può provare qualcosa di importante, può farvi sentire bene, può essere probabilmente una persona ricca, stimolante emotivamente, quindi coinvolgente, molto coinvolgente e affascinante. Potrebbe essere anche una vostra energia, attenzione, e quindi le carte vi stanno indicando e suggerendo di sfruttare il vostro fascino, di sfruttare questa nuova energia, questa nuova carica per attirare nuove persone e ci riuscirete. Infatti qui abbiamo il 9 di denari. Dico di riuscire perché indica un momento appunto di tranquillità, diciamo di stabilità, di sicurezza, di cose positive e infatti queste le ritroviamo, come vi dicevo, proprio nella carta principale della Sibilla. Abbiamo il 6 di denari. Tante carte di denari in questo caso, qui abbiamo è vero anche l'8, quindi vuol dire, concretizzazione, vuol dire qualcosa che si rivela a noi, qualcosa di tangibile. Ecco perché si parla proprio di realizzazione, di momento felice, perché non riguarda solo a livello interiore, ma proviene da cose che stanno accadendo intorno a voi che vi faranno stare bene. Il 6 di denari può parlare di compromesso, di aiutarsi a vicenda, questo perché magari potrebbe iniziare una frequentazione e quindi compromesso può riferirsi alla conoscenza, alla fase iniziale dove ci possono essere dei buoni presupposti per proseguire in questo modo. Adesso andiamo a vedere l'ultima carta così e poi anche le altre carte dei tarocchi per avere proprio il quadro completo della vostra estate. Troviamo 27. Ci parla di vanità in che senso? Che in realtà non è totalmente negativa, cioè diventa negativa quando ci possono essere purtroppo degli atteggiamenti che non ci piacciono o degli atteggiamenti nostri che in qualche modo abbiamo l'opportunità di rivedere e adeguare, sistemare proprio per il nostro benessere, soprattutto se poi si tratta di trovarsi in una nuova relazione. Di capire e comprendere, quindi se può essere una cosa che dipende da voi o dall'altra persona, perché purtroppo questa parla di possibili errori, di egoismo, alla peggio di narcisismo, di un qualcosa che non vi convince, un momento di indifferenza, di freddezza, di eccessiva leggerezza. Mi viene, in mente anche da dire che, con questa carta potrebbe esserci una fase in cui magari uno di voi vorrebbe già procedere in quarta in avanti nella relazione, invece, l'altra persona
come ho detto cercate di capire se siete voi o l'altra persona, la vuole prendere in un modo all'inizio, in un modo molto più leggero, molto più tranquillo e quindi conoscersi e poi darsi l'opportunità di vedere come procede. Ecco perché potrebbe essere un po' fastidiosa se appunto è l'altra persona nei vostri confronti, oppure diciamo al contrario che potrebbe poi diciamo generare scusate, qualche difficoltà, qualcosa, forse un po' di diffidenza. Certo, ci sta che magari, in una ci sta in una fase iniziale dove le cose possono procedere in questo modo, però ovviamente quando nasce un qualcosa di importante capisco che in qualche modo si vorrebbe subito, diciamo, procedere e andare avanti in un certo modo. Allora adesso vediamo ulteriori indicazioni dove troviamo il 5 di coppe. Tendenzialmente qui è vero la configurazione è un po' particolare, però ha a che fare con una delusione. Infatti, come vi dicevo, può indicare quello che ho elencato prima, poi troviamo il 9 di coppe e la carta dell'appeso. Allora, facendo un quadro, diciamo, generico dell'estate, ovviamente ci lascia con, la sospensione, l'energia di sospensione dell'appeso, un po' è così. Spero di aver fatto capire anche con questo modo di dire: "E che facciamo? Cosa succede?" Adesso mi spiego meglio, perché riallacciandomi a quello che vi stavo dicendo, possono esserci purtroppo delle dinamiche, delle cose a livello caratteriale, degli impedimenti, cose anche a livello, diciamo, esterno, che potrebbero creare qualche difficoltà in questa fase di conoscenza. Quindi di capire effettivamente, come procedere, e già, come vi dicevo, alcune indicazioni possono, essere di aiuto a farvi riflettere, in questa situazione. Quindi se c'è troppa fretta, allora, potrebbe esserci un rallentamento per paura, per, un coinvolgimento eccessivo, e invece le cose magari dovrebbero procedere in un modo molto più sereno, molto più, tranquillo e lentamente. Quindi pensate a qualsiasi cosa, ovviamente ci penserete in questo periodo, che potrebbe portare a questa fase di sospensione, perché tutto sommato le cose sono abbastanza favorevoli, però c'è, un come vi ho detto, un atteggiamento, un qualcosa che deve essere attenzionato e deve essere immediatamente risolto per far sì che, l'altra persona non scappi via o non ci si deve mettere nelle condizioni di avere dubbi e perplessità. Ricordo che potreste anche voi avere dubbi ed entrare in questa fase di riflessione e di sospensione per cercare di capire che cosa desiderate veramente. L'appeso per me è una delle carte ovviamente difficili, certo, ma che ci fa capire che una fase di sospensione, di dubbi, di incertezza non arriva a caso, ma arriva a farci capire veramente, veramente che cosa desideriamo. E in questo ambito è molto, molto importante, perché quando sono coinvolti i sentimenti, sono coinvolte altre persone, bisogna fare chiarezza prima di tutto con se stessi. Se poi è l'altra persona che deve fare chiarezza, magari una fase di sospensione, di riflessione potrebbe aiutare, e come vi dicevo a cercare subito di intercettare la motivazione, un qualcosa che potrebbe evitare insomma questa situazione e continuare a procedere questa conoscenza. Questa parte della seconda lettura si conclude. Se avete scelto ovviamente, altre, vi consiglio di ascoltare. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Benvenuti, questa è la terza lettura. Abbiamo le nostre sibille contrassegnate dall'ametista che mettiamo qui e prepariamo
quelle che sono le carte per aiutarci a capire come andrà per voi questo periodo, ricordo d'estate dal 21 giugno al, 20 settembre. Queste ci indicheranno in senso lato alcune questioni importanti di questo periodo, ho più o meno diviso in 3 parti l'estate, così potete avere indicativamente un'idea sulle tempistiche. Partiamo proprio con la prima parte dove troviamo la carta numero 25, quella del conflitto. È vero, può essere un po', ostica questa carta e vi spiego perché. Può parlare di un, momento conflittuale, difficile per voi a livello interiore o tangibile, ovviamente dipende se state frequentando, conoscendo una persona o se c'è già effettivamente una relazione, in corso e allora purtroppo ci possono essere litigi, tensione, discussione, disaccordi di vario genere. In eccesso potrebbe esserci anche proprio un tanta tensione, aggressività, disagi di vario tipo, quindi facile che magari una piccola cosa possa scattare la polemica. Quindi dobbiamo cercare di capire effettivamente e giustamente in base alle indicazioni che vi sto dando, di fare la fotografia di questo momento e quindi, intercettare e capire come risolvere se continuano ad esserci dei conflitti, delle litigi, discussioni, e lo vedremo adesso anche con i tarocchi, oppure se effettivamente c'è un qualcosa che, non vi fa stare bene in questo periodo, se sentite, un'energia, negativa, pesante. Io parlo anche a volte di conflitto interiore perché potremmo avere dubbi, perplessità, sfiducia nell'ambito sentimentale, per questioni che avete, vissuto e allora quindi il conflitto può essere generato anche da situazioni del passato che non ancora abbiamo guarito, non ancora abbiamo metabolizzato e allora stanno lì a stagnare in noi, ma non solo vanno a stagnare, saltano fuori, portandoci appunto a non dico a scatti d'ira, però potremmo veramente essere molto tesi, così, senza apparente motivo, ma anche per via di, come dicevo, proprio di insoddisfazione in questo ambito. Ed ecco che arriva ad allietarci e darci qualche significato in più a questo periodo il giudizio. Il giudizio è la carta della rinascita, della nuova consapevolezza, di un qualcosa che finalmente riusciamo a lasciarci alle spalle, appunto per rinascere. Quindi un nuovo inizio, ha a che fare con, non solo il nuovo inizio, con le comunicazioni di vario genere, quindi anche possibili nuove conoscenze, qualcosa di stimolante, di positivo. Di sicuro sono tutte cose, avvenimenti, diciamo situazioni, conoscenze che ci permetteranno di uscire da una situazione, come abbiamo visto, in genere di conflitto. Vediamo cosa può essere anche un'opportunità da cogliere al volo per molti di voi e poi troviamo il Fante di denari. Attenzione, a proposito di opportunità, il Fante in genere indica e sottolinea le novità, qui può esserci, un nuovo inizio che nasce da un interesse, una conoscenza, anche, tramite, diciamo social o chat, oppure, vari eventi in cui vi troverete in questo momento, o anche varie possibilità, quindi conoscenze tramite persone che già frequentate, amicizie, eccetera. E quindi essendo una carta molto positiva, secondo me anche che ci fa capire che potrebbero esserci degli inviti
e un coinvolgimento, un qualcosa che potrebbe nascere nel modo giusto e quindi favorire questa nuova frequentazione. E troviamo la regina di coppe. Dico sempre che quando escono delle carte di corte che hanno a che fare con le persone e soprattutto con la personalità in senso generico, indipendentemente dal fatto uomo, donna, qui si tratta di personalità che potreste incontrare, conoscere e che, come vi dicevo, può essere una persona molto sensibile, in base a queste indicazioni, ovviamente in senso generico, ma prendetela con le pinze, segni di terra, segni di acqua. Quindi questo potrebbe essere un'ulteriore indicazione. A parte tutto potrebbe essere un fattore dominante, la comprensione, la sensibilità, una persona creativa, una persona molto generosa, anche affascinante, perché no? E quindi potrebbe, essere, come vi dicevo, un nuovo inizio, una nuova fase e direi finalmente. Adesso andiamo a vedere la seconda parte dell'estate con questa carta del chiarimento. Adesso magari cerchiamo proprio di capire che cosa vuole dirvi per questa seconda fase, perché in genere parla di valutazione, di andare ad approfondire appunto un qualcosa che abbiamo già capito salterà fuori nella prima fase dell'estate e si possono chiarire le idee, quindi se c'è un po' di confusione, un po' di incertezza, vedrete che man mano questi dubbi si andranno a sciogliere, oppure avremo l'opportunità di darci tempo, di dare spazio a questa conoscenza, a questa frequentazione che può nascere, attenzione, anche come all'inizio semplice amicizia e poi man mano svilupparsi in modo diverso. Quindi effettivamente va a rintracciare tutta la fase di conoscenza e che può essere stimolante, positiva, quindi di andare a vedere, a sondare, a darvi proprio l'opportunità di capire come procedere, ma soprattutto di conoscere bene questa persona. Vediamo queste indicazioni. Troviamo il cavaliere di bastoni, bellissima energia, è sempre legata al fuoco, in questo caso di passione, di essere impetuosa, a volte anche abbastanza prorompente, quindi direi che è una bella energia che potrebbe portare una bella carica, perché no, anche a livello sessuale potrebbe anche significare questo in questo momento. C'è il 10 di bastoni, è vero, questa è sempre un'energia di fuoco, però potrebbe essere legata a dubbi e incertezze che possono essere tolti proprio in questo momento. Ecco perché salta fuori la carta del chiarimento. Dubbi, perplessità? Faccio degli esempi giusto per farvi capire, perché in una fase di conoscenza appunto ci si deve dare l'opportunità, non è che abbiamo le idee così tanto chiare, appunto a maggior ragione meglio parlarsi apertamente, chiarire subito ogni singola questione, soprattutto se avete un dubbio, soprattutto se c'è qualcosa che non va. Quindi sarà importante proprio per togliersi subito un peso, un fardello, perché altrimenti rimane lì e non ve lo portate dietro e quindi ecco questa opportunità di risolvere subito, di valutare e chiarire. Allora, poi troviamo il fante di coppe e questa è una bella carta positiva che può sia sottolineare la continuazione della fase di conoscenza, del raggiungimento magari di uno step in più. Mi viene in mente soprattutto se nella fase iniziale c'è solo amicizia, c'è solo magari qualche uscita, un caffè ad esempio, oppure magari ci si sente nella fase iniziale solo a livello telefonico, chiamate, messaggi, queste cose qui, e allora magari qui potrebbe esserci qualche novità interessante, come vi dicevo, sia come un nuovo step nella vostra fase di conoscenza, sia magari effettivamente incontrarsi e vedersi. Vediamo l'ultima parte
dell'estate, dove troviamo la carta dell'amore. Io direi di chiudere qui perché già questa parla, tantissimo, essendo legata proprio all'innamoramento, alla passione, a tutto ciò che è amore, tenerezza, dimostrazione di affetto, di sensibilità, parla anche di romanticismo, di attrazione, di piacere, quindi non solo coinvolgimento a livello di sentimento, però anche a livello fisico. E qui scatta qualcosa di importante, effettivamente. Quindi queste carte parlano in modo abbastanza chiaro e non deve spaventare la torre. Attenzione, perché quando è circondata da carte positive, come abbiamo quella dominante effettivamente dell'amore, parla di colpo di fulmine, parla di un qualcosa che cambia rapidamente, nel senso che in una fase magari pian pianino, ci si coinvolge lentamente arriva un episodio o un qualcosa che fa esplodere la scintilla. Può essere anche qualcosa a livello fisico, diciamo perché no, perché ha a che fare con, io dico in senso lato di esplosione, colpo di fulmine, passione, un qualcosa di determinante, forse anche come un episodio, un qualcosa di fortemente coinvolgente che, farà scattare la scintilla sotto tutti i punti di vista. E poi abbiamo la regina di spade, vuol dire che, probabilmente non è negativa, no, assolutamente no, diciamo dipende poi dalle varie situazioni, nel senso che quando, si possono avere dei dubbi, delle incertezze e quindi poi, scatta qualcosa di molto forte, allora, ci si potrebbe poi ritrovare a mettere un po' di chiarezza, un po' di lucidità anche a livello mentale e quindi direi che proprio l'equilibrio potrebbe essere perfetto in questo senso, perché la regina di spade arriva a mettere comunque dei giusti paletti per cercare di non far rimanere tutto nel campo del sentimento, della passione, dell'amore, certo, però si parla anche con l'otto di denari di concretezza, di una possibilità di far aumentare, evolvere e quindi step successivi di un qualcosa che veramente potrebbe essere duraturo, serio, duraturo per voi. E che qui ci sono tutti i presupposti giusti veramente per una direi un'estate di amore, di passione, di coinvolgimento. Poi effettivamente ricordo sempre che è una lettura in senso lato, perché magari ad esempio per le coppie, eccessivi, litigi, confusione e incertezza potrebbe mettere anche qualcuno di voi in crisi e cercare nuove possibilità con appunto l'opportunità di trovare delle avventure, una nuova scintilla, una nuova passione, oppure appunto abbiamo già parlato di situazioni tutto sommato normali dove si lascia andare un qualcosa per procedere, come abbiamo visto, in un nuovo inizio. Quindi in realtà ci sono varie indicazioni, quindi consiglio sempre di prendere tutte le parole, i significati, le varie interpretazioni e adattarle a quello che state vivendo. Si conclude qui la lettura, se ovviamente avete scelto anche qualcun'altra, magari potrebbe esserci qualche indicazione o suggerimento in più di riflessione per voi. Grazie, alla prossima, ciao!